Ciao a tutti, oggi ritorno con una nuovissima ricetta dal sapore e dai profumi tipici della mia terra, la Sardegna. Sapete quanto io amo sperimentare in cucina, soprattutto con i dolci. Ebbene, stavolta quindi ho pensato di unire la meravigliosa e unica frolla sarda, proprio quella delle famosissime ciambelline sarde, al ripieno inconfondibile delle pardule. Cosa ne pensate di questo connubio? A parer mio perfetto, con l'aggiunta pure di gocce di cioccolato per rendere ancora più paradisiaco questo strudel pardulino. Che nome buffo, eh? Ma come li assaggerete mi darete ragione, ne sono sicurissima. Sono morbidissimi, friabili e con un cuore cremoso che vi farà andare le papille gustative in un brodo di giuggiole. Inizieremo la preparazione della crema di ricotta, quindi il ripieno del nostro strudel. 250 g di ricotta dentro una ciotola con 50 g di zucchero, mezza bustina di zafferano, 40 g di semola rimacinata, 15 g di farina e 50 g di gocce di cioccolato fondente. Poi un tuorlo prelevato da un uovo grande e l'albume lo metteremo da una parte perché ci occorrerà per dopo. E in ultimo la scorza grattugiata di mezzo limone biologico. Amalgamiamo il tutto con l'aiuto di uno sbattitore elettrico. Una volta formatasi una bella crema che dovrà avere la consistenza che vedete in video, la riporremo all'interno del frigorifero e ora ci occuperemo di preparare la frolla sarda. All'interno di una ciotola pesiamo insieme 220 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, mezza bustina di vaniglia in polvere oppure i semini di mezza bacca di vaniglia e 9 g di lievito per dolci vanigliato e setacciato. Mescoliamo bene e mettiamo da una parte. Ora all'interno di una ciotola capiente versiamo 70 g di zucchero, un uovo grande più un pizzico di sale e la scorza grattugiata del mezzo limone lasciato prima. Ora aggiungiamo anche 3 cucchiai di latte intero e mescoliamo bene con una frusta a mano. Adesso al composto uniremo il mix preparato prima, quindi di farina, fecola, lievito e vaniglia, mescoliamo un po' così al centro e uniremo poi l'ultimo ingrediente che è ovviamente l'immancabile strutto, che conferirà il tipico sapore della frolla sarda, ma anche la tipica morbidezza di questo tipo di impasto. Impastiamo con le mani, prima all'interno della ciotola e successivamente sopra la spianatoia, finché il composto non sarà più appiccicoso. Vedete? Tutto bello staccato dalle mani. È una palla bella liscia ed omogenea che potremo subito stendere in una sfoglia sottile mezzo centimetro. Ci aiutiamo con un mattarello leggermente infarinato, un foglio di carta da forno sotto la frolla e creiamo così un rettangolo. Ora riprendiamo la crema dal frigorifero e la stendiamo tutta, avendo cura di lasciare almeno 1 centimetro di bordo libero per tutto il perimetro. Aiutandoci con la carta da forno solleviamo i lembi e ripieghiamo verso il centro schiacciando bene. Arrivando a metà, ecco così come si vede nel video, faremo quindi la stessa cosa con l'altra parte, l'altra metà e schiacciamo quindi di nuovo bene per far aderire bene le due parti. Avvolgiamo con la carta da forno e riponiamo lo strudel nel frigorifero per almeno un'ora.
Trascorso questo tempo mettiamo lo strudel sopra la leccarda del forno e con un coltello con la lama infarinata praticheremo delle incisioni in obliquo distanziate fra loro così come mostrato. Questo farà in modo che durante la cottura non si verifichino crepe. Spennelliamo la superficie con quell'albume avanzato da prima e cospargiamo con un po' di zucchero semolato. Inforniamo in forno già caldo a mezza altezza a 170 gradi per 25 minuti. Ed ecco prontissimo il nostro super strudel. Ne manca già un'estremità perché ovviamente dovevo verificare la cottura. La scusa, La verità è che dovevo subito assaggiarlo. Mamma mia, che buono! Morbidissimo. Attendiamo che si freddi un po' e poi lo potremo tagliare a fette di circa 2 cm e gustare con un buon tè oppure magari con un bel cappuccino, inzuppati nel cappuccino. Ma guardate l'interno che cos'è, è uno spettacolo, che bel colore giallino dato proprio dallo zafferano e che bel profumo di pardulas che è rilasciato in tutta la casa, adoro. E l'immancabile ovviamente prova assaggio finale con taglio centrale, questa per farvi vedere e render conto ancora di più della morbidezza e della bontà di questo dolce. Sono felicissima di averlo inventato, spero tantissimo con tutto il cuore che questa ricetta sia piaciuta anche a voi, che la proverete. Mi raccomando, se la rifate mandatemi le foto e troverete tutti i miei contatti giù in descrizione. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!